La canzone meritoriamente vincitrice del Festival di Sanremo è accompagnata da un videoclip che mostra drammatiche scene di guerra e attentati in un mondo in cui la vita, nonostante ciò, deve andare avanti, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Proviamo a sostituire al videoclip un docufilm degli ultimi fatti. We are NATO, Une alliance de an pays alliance of partageant les like-minded mêmes countries, Asigurăm pacea de aproape securing 70 peace de ani. for almost 70 years. Somos soldados. We are soldiers. In Europa la NATO sta schierando crescenti forze, comprese quelle italiane, sul fronte orientale contro la Russia, presentata quale minacciosa potenza aggressiva. Nel quadro di un riarmo nucleare del costo di 1.200 miliardi di dollari, gli Stati Uniti si preparano a schierare dal 2020 in Italia, Germania, Belgio, Olanda e probabilmente anche in Polonia e altri paesi dell'Est le nuove bombe nucleari B-61-12, di cui saranno armati i caccia F-35. Alle esercitazioni di guerra nucleare partecipa l'aeronautica italiana, che lo scorso settembre ha inviato un suo team presso il comando strategico degli Stati Uniti. Gli USA accusano inoltre la Russia di schierare sul proprio territorio missili a raggio intermedio con base a terra, in violazione del trattato INF del 1987, e si preparano a schierare in Europa missili analoghi ai Pershing II e ai Cruise degli anni '80. Si crea in tal modo un confronto militare analogo a quello della Guerra Fredda, che accresce l'influenza USA in Europa e ricompatta gli alleati nella comune strategia mirante a mantenere la supremazia in un mondo che cambia. Ciò comporta una crescente spesa militare. L'Italia la porterà da 70 a 100 milioni di euro al giorno. La Spagna a 50 milioni, con un aumento del 73% entro il 2024. La Francia la accrescerà del 40%, superando i 135 milioni al giorno. Per potenziare il proprio arsenale nucleare, la Francia spenderà 37 miliardi di euro entro il 2025. Affari d'oro per le industrie belliche. Il rendimento azionario della maggiore del mondo, la statunitense Lockheed Martin, è aumentato dell'84% in 3 anni. Funzionali ai potenti interessi che alimentano l'escalation USA-NATO sono le formazioni neonaziste ucraine, addestrate da istruttori USA trasferiti da Vicenza. L'Ucraina di Kiev, dove convergono militanti da altri paesi, è divenuta il vivaio del rinascente nazismo nel cuore dell'Europa. Ma di questo in Italia praticamente non si parla. Лежати! Гнида! Що це у нас за комунізм? Гнида, лежать, не рипа! Ти диви, що ти зробив! Це в час, коли йде в країні війна! Покажи обличчя! За що? Покажи обличчя! Сепаратисти! За що, бля? Сепаратисти! Да ну за Що що? ти робиш? В країні війна, лежати! В країні війна, а ти комуняк! In Medio Oriente
Fallito in seguito all'intervento russo a sostegno di Damasco, il piano USA-NATO di demolire lo Stato siriano, come già fatto con quello libico, è in corso il tentativo, coordinato con Israele, di balcanizzare il paese, strappandogli pezzi del territorio nazionale. In un'audizione al Congresso USA il 6 febbraio scorso, l'ambasciatore a riposo Robert Ford ha dichiarato che per le operazioni militari e cosiddette civili in Siria, nella cui parte orientale operano oggi circa 2000 militari USA, gli Stati Uniti hanno speso dal 2014 12 miliardi di dollari, in gran parte per armare e sostenere movimenti jihadisti allo scopo di scardinare lo Stato dall'interno. In Asia orientale, sottolinea la National Defense Strategy 2018 del Pentagono, gli Stati Uniti hanno di fronte la Cina, un competitore strategico che usa una economia predatoria per intimidire i suoi vicini, mentre militarizza sotto diversi aspetti il Mar Cinese meridionale. Il Pentagono sta esaminando un piano per inviare in Asia orientale una forza di reazione rapida dei Marines, pesantemente armata. Perdendo terreno sul piano economico rispetto alla Cina, gli Stati Uniti mettono in campo la loro forza militare. Gli Stati Uniti creano così nuove tensioni nella regione. Non a caso, nel momento in cui vi sono segnali distensivi tra le due Coree. Lo sbocco può essere un'altra guerra, non inutile, ma utilissima alla strategia dell'impero. U.S. Pacific Command is America's oldest and largest unified combatant command. Since 1947, U.S. PACOM sailors, soldiers, Marines, airmen, and Coast Guardsmen stand watch across half the planet. From Hollywood to Bollywood, the Arctic to the Antarctic, U.S. PACOM is responsible for military operations in an area roughly 52% of the Earth's surface. U.S. PACOM protects and defends the territory of the United States, its people, and its interests through security cooperation with allies and partners, reinforcing the rules-based international order, responding to contingencies, deterring aggression, and if and when necessary, fighting to win. U.S. PACOM, the security partner of choice in the Indo-Asia Pacific region.